Ciao ragazzi, bentornati. Oggi vi porto i risultati degli scatti che ho fatto a pellicola durante un matrimonio. Di solito io non sono una fotografa di eventi, non sono una fotografa matrimonialista perché sono cose che ritengo poco, come dire, che mi lasciano poca possibilità a livello creativo, quindi non sono generi che mi hanno mai particolarmente esaltato. Capita chiaramente che mi venga richiesto da amici, persone vicine di fotografare durante occasioni importanti e quindi in questo caso effettivamente ho scattato un matrimonio. Eravamo in due corpi macchina, quindi abbiamo scattato chiaramente tutto quanto in digitale e ho chiesto agli sposi se poteva essere di loro gradimento il fatto che io facessi anche un paio di rullini durante la giornata. E sono molto contenta che mi abbiano detto di sì, perché per quanto sia stata sicuramente una cosa non facilissima, nel senso la giornata è stata obiettivamente impegnativa, però il risultato a mio avviso degli scatti a pellicola è molto interessante. Ovviamente i matrimoni in quanto tale hanno le problematiche classiche degli eventi, quindi tempi stretti, tanta gente, devi cercare di non perdere momenti salienti, i problemi che tutti sappiamo. Quindi ovviamente il digitale risulta mille volte più semplice da utilizzare rispetto a una macchina a pellicola. Nello specifico io insisto ad utilizzare la mia Fujica che insiste a darmi problemi a livello di messa a fuoco, nel senso che non è che lei ha problemi di messa a fuoco, sono io che ho problemi con lei, nel senso che effettivamente io faccio fatica a distinguere all'interno del sistema di messa a fuoco quando il fuoco è corretto. Quindi è un limite mio. Ovviamente in una situazione in cui ho poco tempo e sono, come dire, di fretta per ottenere lo scatto, questa cosa non è propriamente spettacolare. Fortunatamente l'altro corpo macchine che avevamo invece ha un sistema di messa a fuoco che funziona abbastanza bene, automatico, e quindi diciamo quello mi faceva un pochino da backup, perché mettiamo che il mio fuoco fosse stato completamente sbagliato, almeno non era completamente buttato il momento. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo utilizzato due rullini in bianco e nero, un Ilford e un Kodak, entrambi 400 ISO. Ho deciso di scattare con un 400 ISO perché sapevo che la cerimonia in generale tutta la giornata si sarebbero svolti all'esterno. A livello di condizioni di luminosità è anche andata abbastanza bene perché si prospettava diluvio. Io chiaramente avrei preferito un tempo coperto che sarebbe stato ottimo a livello di luci e ombre, ovviamente invece poi quando è iniziata la cerimonia il sole era a picco. Quindi mi sono trovata che, essendo che la cerimonia si svolgeva sotto degli alberi, avevo dei grossi contrasti a livello di luci e ombre sugli sposi e in generale sulle persone che assistevano alla cerimonia. Fortunatamente la pellicola, a mio avviso, in questi casi è veramente eccelsa perché la gamma dinamica che mi è andata a restituire, anche con questi contrasti importanti, è perfetta. E a mio avviso è molto meglio del digitale, cioè io non ho mai dei bianchi che siano effettivamente bruciati. E questa cosa mi piace da morire. Chiaramente andando di lungo durante la giornata la luce calava e quindi chiaramente la pellicola diventava, essendo sempre la stessa, sempre lo stesso rullino 400 ISO, la pellicola diventava man mano più complessa da utilizzare. Infatti gli ultimi scatti, quelli fatti di notte, chiaramente sono pieni di mossi, sono, insomma, hanno un sacco di problemi. Però non volevo lavorare a luce artificiale perché in generale, anche ad esempio il taglio della torta, era stato organizzato con un diciamo, baldacchino di lampadine al tungsteno, quindi era tutto questo effetto molto romantico, giallo, molto, insomma, molto bello, e quindi non volevo assolutamente andare a disturbare questa cosa con un flash. Per cui ho dato per buono che il grosso degli scatti belli in analogico li avrei ottenuti durante la parte della giornata che era con il sole ancora presente e avrei utilizzato il digitale chiaramente nella condizione di luminosità più difficile. E tra l'altro, devo essere onesta, la condizione di luminosità era così difficile che il mio corpo macchina, che pure regge alti ISO, era seriamente, cioè ho fatto veramente fatica, nonostante il mio corpo macchina sia estremamente performante in queste condizioni. Comunque sono veramente felicissima di questi scatti, mi piacciono tantissimo e tra l'altro, devo essere onesta, a mio avviso
per un matrimonio hanno un qualcosa di veramente, di un sapore in più. Cioè io se dovessi sposarmi domani penso che assolutamente chiederei a un fotografo di fare anche una parte di scattato a pellicola, perché lo scatto a pellicola a mio avviso è proprio un ricordo tangibile, molto più pregno di significato rispetto a tutta la marea di scatti in digitale. Chiaramente gli sposi hanno fatto una selezione, quindi poi ho post prodotto solo una selezione di tutto lo scattato infinito che avevo fatto, ma comunque a mio avviso, cioè se io dovessi dire, se io dovessi sposarmi e portare a casa qualche ricordo di un matrimonio, penso che porterei a casa gli scatti fatti a pellicola. Li trovo stupendi, li trovo con una grana bellissima, li trovo veramente momenti fuori dal tempo, quindi sono molto contenta che mi abbiano permesso di fare questo esperimento. Detto questo, vedete qui di fianco a me un sacco di rullini nuovi, nello specifico ho finalmente trovato anche le pellicole 127 da utilizzare sulla Comet Bencini di cui vi avevo parlato. Sono diventata matta a trovare queste pellicole, sono veramente introvabili. Le ho trovate tramite un'asta su eBay che non so nemmeno come ho fatto a vincere, non vi dico nemmeno quanto ci ho speso tra spedizione, dogana, robe varie perché venivano dall'Inghilterra, ma non avevo alternative, quindi me la sono fatta piacere e ne ho già una sulla macchina, montata sulla macchina, per cui spero di portarvi presto dei risultati interessanti. Poi ho una washi 12 ISO che ho già qui da un po', ancora non ho deciso a cosa destinarlo, un Ilford 3200 ISO, anche lui in attesa di destinazione, nello specifico ne avevamo usato uno in notturna a Istanbul ed erano venuti degli scatti stupendi, vi invito a vedere il video qua sopra in cui ve li faccio vedere, quindi anche qua non vedo l'ora di trovare uno scenario adatto per utilizzarlo. E poi ultimo, questo cono 100-400 ISO, quindi con una sensibilità estesa, discorso che ancora non ho ben capito come affrontare, analogamente al Metropolis che ho usato quando abbiamo lavorato a Stoccolma. Nello specifico questo è un Original Monsoon ed è un rullino con una resa cromatica particolare e dovrei probabilmente utilizzarlo questo sabato in cui devo scattare un editoriale moda in esterna, quindi probabilmente troverà il suo destino questo sabato. E detto questo, quindi non vedo l'ora di portarvi un sacco di nuovi contenuti e ci vediamo presto. Ciao!